Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Podcast Italiano, il podcast e canale YouTube per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. Nel video di oggi vi volevo parlare di alcune parole inglesi che mi danno molti problemi quando provo a tradurle in italiano. E a quanto pare non danno problemi solo a me, ma anche a molti di voi. E infatti ho compilato una lista di parole che molto spesso nelle mie lezioni di italiano emergono come parole che io né il mio studente sappiamo tradurre in maniera efficace. E non sto dicendo che siano concetti inesistenti in italiano, ma semplicemente se in inglese serve una parola, magari in italiano utilizziamo 3 parole. Vediamo di che cosa sto parlando. La prima parola è inspiring. In inglese questa è una parola che viene usata tantissimo, qualcosa è inspiring, an inspiring book, an inspiring speech, an inspiring qualcosa, quindi molte cose possono essere inspiring. Come traduciamo questa parola in italiano? Ispirante? Un libro ispirante? Un video ispirante? No, fa schifo un video ispirante, la parola ispirante non esiste in italiano. Quindi dimentichiamoci del verbo ispirare in italiano, perché per noi qualcosa ci ispira quando abbiamo una fonte di ispirazione, per esempio quando vogliamo fare un video, non lo so, o scrivere una poesia o scrivere un libro, e qualcosa ci ispira. È una sorta di ispirazione artistica, se vogliamo dire, un'ispirazione creativa. Inspiring in inglese come un inspiring speech. Guardate una TED Talk e siete tutti motivati, volete andare a spaccare il mondo e diventare, non so, degli atleti professionisti. A me sembra che abbia qualcosa a che vedere più con la motivazione. Quindi io direi forse motivante o semmai stimolante. Quindi se per esempio abbiamo a che fare con persone inspiring, sono persone forse stimolanti perché siamo stimolati dal parlare con loro tutti i giorni. Se invece parliamo di un inspiring talk, forse quello è più motivante che stimolante, ci motiva ad agire in qualche modo, ma potrebbe anche essere stimolante se stimola il cervello in qualche maniera. Come vedete è molto difficile tradurre queste parole. La seconda parola che semplicemente non esiste in italiano è addictive. Sì, perché semplicemente non esiste la parola additivo. O meglio, esiste, ma in italiano un additivo è un additivo alimentare, ovvero una sostanza che si aggiunge a un cibo per renderlo più saporito. Oppure anche per migliorare la conservazione di quel cibo. Non importa, quello è un additivo. Ma come si dice una sostanza che è addictive, oppure il mio telefono è addictive, Instagram è addictive, non riesco a smettere di guardarlo costantemente. Beh, in italiano dobbiamo usare una frase intera che crea dipendenza. Quindi il mio telefono mi crea dipendenza, Instagram mi crea dipendenza, il poker online mi crea dipendenza, non so perché ho preso questo esempio. Ne consegue che addicted to in italiano si dice dipendente da, sono dipendente dal poker online, che non è vero. Quindi un videogioco può creare dipendenza, una sigaretta può creare dipendenza, ma non è additivo. La terza parola che ho scelto è la parola confident, che è molto comune in inglese. Quanto è importante essere confident, self-confidence. Quante persone vogliono insegnarci questa qualità? Beh, questa qualità in italiano non si chiama confidenza, perché confidenza, questo in realtà è un caso di falso amico, perché esiste la parola confidenza in italiano, ma una confidenza in italiano è qualcosa che noi diciamo a un amico, un segreto che diciamo a un amico, è quasi una confessione. Fare una confidenza significa fare una confessione a un amico. Ci si può confidare in qualcuno, quindi se mi confido in voi, vi sto raccontando qualcosa che non ho mai raccontato a nessun altro, quindi mi sto confidando. Due amici sono in confidenza tra di loro, ovvero amano passare tempo insieme, parlarsi tra di loro, quindi sono in confidenza. Possiamo anche dare troppa confidenza a qualcuno, cioè lasciare che una persona si avvicini a noi, nel senso diventi troppo
amica nostra e in una certa maniera magari cerchi di fregarci, di ingannarci in qualche maniera. Quindi io potrei dire non dargli troppa confidenza, è meglio non fidarsi di lui. Possiamo anche prenderci delle confidenze, e questo forse è quello che fanno molto spesso gli italiani quando conoscono una nuova persona, magari uno straniero, dicono «Ehi, come va?» Pacca sulla spalla. Quello è prendersi delle confidenze, ovvero comportarsi da amico, come se le due persone fossero già in confidenza, anche se in realtà non lo sono. A me è un comportamento che dà molto fastidio, ed è un comportamento che mi rende forse poco italiano, perché io non amo prendermi delle confidenze. Io sono piuttosto riservato e odio il contatto fisico, soprattutto con le persone che conosco da pochi minuti, ma gli italiani sono solitamente diversi, soprattutto in altre regioni d'Italia, diverse dal nord, diciamo. Ma si sa che al nord siamo tristi e depressi e piove sempre. In realtà oggi c'è il sole. Ma allora come si traduce questa benedetta confidence o self-confidence in italiano? Di solito noi diciamo fiducia in se stessi o sicurezza in se stessi. Secondo me la migliore traduzione di self-confidence è fiducia in se stessi, quindi non lo so, possiamo dire che la fiducia in se stessi è una qualità importante. Però è strano perché una persona che è confident o self-confident non è una persona che è fiduciosa in se stessa, ma è una persona che si cura di sé. Perché c'è anche quest'altra espressione, quindi possiamo dire Giovanni è molto sicuro di sé, quando parla in pubblico sembra molto sicuro di sé. Oppure Giovanni ha molta fiducia in se stesso. E se parliamo in generale possiamo dire bisogna avere fiducia in se stessi. Usiamo il plurale perché stiamo parlando in generale, quindi non stiamo parlando di una persona, ma in generale tutti devono avere fiducia in se stessi, bisogna avere fiducia in se stessi. Poi vi volevo parlare del verbo to drive, che molte persone vogliono tradurre e traducono dicendo guidare, guidare a un posto. E vi dico una cosa, ragazzi, dimenticatevi questo guidare quando traducete drive il 90% delle volte. Questa è la verità. Se voi in italiano dite drive to a place, I drove to a place, noi diciamo semplicemente che sono andato in un posto, sono andato al lavoro, I drove to work, o sono andato al parco, I drove to the park. Ma non diciamo che ho guidato al parco, per una ragione molto semplice, che in italiano dire guidare al parco significa che voi avete guidato dentro il parco, cioè non so, dentro la regione del parco voi avete guidato. In quel caso potete guidare. In quel caso potete dire che avete guidato al parco. Se il vostro lavoro, non lo so, è fare la guida turistica in un parco naturale e guidate al parco. Ma guidare non può essere utilizzato con una direzione. Ogni qualvolta voi vogliate dire I drove to a place, in italiano è sempre sono andato, oppure sono andato in macchina, se volete specificare. Sono andato al lavoro in macchina, sono andato in banca in macchina. Ma non ho guidato in banca, perché sennò sembra che siete entrati dentro la banca con una macchina come dei pazzi. Guidare lo usiamo solitamente per dire chi è il guidatore? Chi è il guidatore della macchina? Ho guidato io, oppure guida Giovanni, cioè significa lui è il guidatore, o in altre parole lui è il conducente della macchina. E infine, l'ultima parola è la parola sounds, perché? Sì, perché in inglese si usa molto spesso, si usa spessissimo sounds come it sounds great, it sounds amazing. Ma in italiano non possiamo dire che suona grande, perché suona grande suona davvero da schifo, o meglio, fa davvero schifo come frase in italiano. E non possiamo nemmeno dire suona bene, come dire sounds good. Ma questo vale anche per altre parole di percezione come looks. It looks great. È difficile tradurre una frase come it looks great. Tipo, that hat looks great. Come possiamo dire, quel cappello è bello, semplicemente è bello, non c'è modo di tradurre looks. E non possiamo nemmeno dire sembra, perché non è che sembra, non è che seems great, no, è bello. A volte possiamo dire che qualcosa ha un aspetto strano,
ha un aspetto interessante, quindi non lo so, immaginate, state facendo una torta e viene un po' strana, non vi sembra molto convincente, dite, questa torta ha uno strano aspetto, o ha un aspetto strano, che è come dire, it looks strange, it looks weird. In questo caso potete dire ha un aspetto strano. Così come anche il verbo feels, se mettete per esempio una maglietta, dite it feels weird, it feels strange. Non potete dire sente strano, si sente strano, no. Dovete dire qualcosa come è strano indossare questa maglietta, mi dà una sensazione strana. Ok, già che abbiamo iniziato, finiamo con i verbi di percezione. Cosa manca? Lo smell, l'odore. Se diciamo che qualcosa smells nice, possiamo dire che ha un buon odore, oppure ha un cattivo odore. Quindi è abbastanza facile con smell. Però con tutti gli altri verbi è abbastanza difficile. Fatemi sapere se ci sono espressioni in inglese che non sapete mai come tradurre in italiano. Proverò ad aiutarvi se vi serve aiuto. E anche in altre lingue, sono curioso di sapere nelle altre lingue quali espressioni ci sono che non sapete come tradurre. A proposito, questa maglietta è ancora in vendita sul sito Teespring. Ho appena attivato uno sconto del 10%, quindi se volete acquistare una maglietta parlami in italiano, se avete in programma un viaggio in Italia e volete che le persone vi parlino in italiano, questa è la strategia giusta, quindi andate sul sito, link in descrizione, e troverete uno sconto del 10%. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!